Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti, se questo è il primo mio video che guardate. Allora, stamattina l'autobus era alquanto movimentato, cioè non l'autobus insieme all'atmosfera sull'autobus. Magari poi vi racconterò le cose divertenti che ho sentito oggi. Comunque, niente, io sono arrivata in centro, che è caotico come sempre, qui particolarmente perché sono nella zona di Piazza Venezia. Sto aspettando che qualcuno mi apra il portone. Si sta allestendo il set. Che bello, c'è il teleprompter. 9, 10. Ok, ci siamo. Allora, l'ultima cosa che ti chiedo e poi puoi partire. Sì. Con Lorenzo che addirittura con l'occhiale da sole, sì. Quindi facciamo una foto. E se ti batti le mani davanti al volto come per fare un ciak con le mani. Brava, rifallo dicendo prima lezione 1 e poi batti il ciak. No, mi sono dimenticato di dirtelo. Vai, lezione 1 e batti il ciak. Va bene. Lezione 1. Ottimo. Allora, da questo momento Lorenzo puoi partire quando vuoi, noi siamo al rec. Ricevo sempre tantissime domande che leggo e che cerco di integrare nei miei video per poter fare dei contenuti utili per voi. Una delle difficoltà ricorrenti è la pronuncia. Quindi sono molto felice di dirvi che sto lavorando a un corso di pronuncia italiana in collaborazione con Giulia by Treccani. Ho selezionato gli argomenti da includere nel corso in base ai vostri dubbi e alle vostre domande, quindi ci concentreremo sui suoni più distintivi dell'italiano, quelli che sono più difficili da pronunciare per molti studenti. Il corso sarà on demand, così potrete studiare quando volete. In più avrete accesso a tantissimi esercizi e attività extra. E niente, spero che vi piacerà e che vi potrà aiutare tantissimo. Trovate tutte le info nella descrizione del video e nel primo commento fissato in alto. Allora, sono le 4 del pomeriggio e ho finito per oggi. Per oggi ho finito di registrare. Quindi adesso mi dirigo verso casa e poi stasera vado con una mia amica a teatro a vedere il balletto di Milano che interpreta la Carmen. Spero con tutto il cuore e farò in modo che non succeda di non addormentarmi a teatro perché sono abbastanza stanca. Va bene, è un problema per stasera, per il momento non ci interessa.
Allora, lo spettacolo di balletto al Teatro Brancaccio non ci ha entusiasmato troppo, a dire la verità, ma forse eravamo solo troppo stanche. Altro giorno, altro giro in autobus, questa volta con la pioggia. Buongiorno! Allora, oggi è il secondo giorno di registrazione del corso di pronuncia. Penso che oggi concluderemo le registrazioni, quindi bene, sarà una giornata intensa. Per pranzo abbiamo preso dei tramezzini a portar via. Ne ho preso uno con tonno e pomodoro e un altro con uovo sodo e salame. Grazie. È sempre un po' difficile registrare il dietro le quinte, di retroscena del lavoro, perché spesso l'unica cosa che si fa è scrivere qualcosa al computer, quindi non è molto interessante da mostrare. Anche oggi in realtà col fatto che appunto dovevo registrare dei contenuti non ho proprio pensato a registrare altre cose per il vlog, quindi è un po' difficile pensare alla registrazione della registrazione, quindi niente. Comunque, quando arrivo a casa vi devo parlare di un libro che ho finito di leggere e che mi è piaciuto molto. Oggi è sabato 30 marzo, quindi siamo nel pieno del fine settimana di Pasqua, domani è Pasqua e niente, oggi ho passato la giornata a casa perché il tempo non è bellissimo e poi comunque dovevo fare un po' di cose a casa, ho dato una sistemata e poi dopo pranzo mi sono addormentata sul divano. E niente, adesso sono qui e mi sono ricordata che vi devo parlare dell'ultimo libro che ho finito di leggere, perché vi avevo detto che l'avrei fatto l'ultimo giorno in cui ci siamo visti, che ero al centro, e vi avevo detto che l'avrei fatto una volta tornata a casa, però in realtà non è successo e quindi lo faccio adesso. Allora, l'ultimo libro che ho finito di leggere è questo, Accabadora di Michela Murgia, un romanzo ambientato in Sardegna negli anni 50. Allora, vi dico subito che mi è piaciuto molto, la storia è molto coinvolgente, vuoi sapere come va a finire la storia. E poi il fatto che i capitoli siano brevi aiuta la lettura, aiuta a mantenere il ritmo di lettura. Allora, cominciamo dal titolo, Accabadora. Che cosa significa? È una parola sarda che significa colei che finisce, colei che termina, e in sostanza è la parola che veniva usata in Sardegna per identificare delle donne che portavano a termine la vita di persone malate, molto malate, che avrebbero solamente continuato a soffrire. E queste donne nei loro paesi erano delle figure molto rispettate, riverite, eccetera. E ovviamente venivano chiamate dai familiari o dalla persona morente stessa per porre fine alla sua vita solo in casi veramente estremi, di sofferenza estrema. In sostanza la storia parla di una bambina che viene adottata dall'accabadora del paese perché la sua famiglia d'origine non era in grado di provvedere alla sua crescita e al suo sostentamento, perché era una famiglia composta solamente dalla madre e dai figli, quindi con troppi figli la madre non riusciva a provvedere per tutti quanti. E quindi questa ragazzina va a vivere a casa di Bonaria Urai, che è appunto l'accabadora. Però Maria non lo sa e lo scopre in un modo abbastanza brutto, secondo me, cioè l'ho trovato un po' brutto come ha scoperto la vera identità della sua
madre acquisita, diciamo. Come sempre non voglio svelarvi troppo perché altrimenti vi rovinerei la lettura, però è un bel romanzo ed è anche breve, diciamo, non è lungo, si legge agilmente in poco tempo, sono 163 pagine. Allora, questo è quanto per il vlog di oggi. Allora, io vi porto i miei saluti e quelli di Famino e noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo vlog, vero? Ciao!